Bentornati a Scouring for Films e in particolare la nuova puntata di Cosa c'è sotto. Esattamente come l'Enterprise, anche il nostro viaggio prosegue. L'altra volta abbiamo visto il main theme, no? Il tema principale, esatto, di questo bellissimo film. Goldsmith ci porta con l'Enterprise e con l'ammiraglio verso la cosa, la minaccia, il pericolo, e lo fa descrivendo, dando un tema molto caratterizzante, un tema che esprime e racconta l'autorità dell'ammiraglio Kirk. Hai parlato di caratteri, hai parlato di asserzione di questo tema, un tema assertivo, forte. Adesso però vediamo un punto in cui questo stesso tema è stato utilizzato in maniera completamente diversa, anche grazie a una sapientissima orchestrazione. Precisamente. Vediamolo. Kirk sta visitando il cantiere. Che meraviglia poi il concetto di cantiere nello spazio, ragazzi, c'è il bacino, capito? Il bacino nello spazio. Ti giuro che quando ero piccolo e chiamò il bacino della nave mi fece esplodere il cervello, perché la nave che galleggia nello spazio, nel bacino, cioè ragazzi, un'immagine pazzesca. Kirk va a visitare la sua nave, no? E ovviamente c'è un'evoluzione della nave, la nave è nuova, però non è completamente nuova, è la sua nave. Ma in realtà, allora, questa è la sua nave storica, che però in questo momento non è stata affidata a lui, è stata affidata a un altro comandante. Lui però, guardate questo sguardo, lui è innamorato. Qui c'è questa cosa, è una sorta di tema d'amore, esatto, tra lui e la nave. Esatto. E se vogliamo, l'orchestrazione non è tanto diversa dal tema d'amore che è un altro tema del film. Quindi innanzitutto tutto leggero, tema nei bassi col violoncello e gli archi che fanno questo leggerissimo accompagnamento. Qui si aggiunge anche il corno per dare un pochettino più di virilità, gloriosità. Ecco, virilità e sistema glorioso. Lui, Kirk, ha vissuto grandi avventure sull'Enterprise. La gloria del passato è anche uno degli elementi immediatamente evocati dal corno, no? L'eco del passato glorioso. Rallentato. Il tema notiamo subito che è rallentato, dilatato, certo. Ricordiamo sempre il meccanismo della sacralizzazione, che è quello di dilatare i tempi, no? Ancora di più nell'universo, nello spazio, dove lo spazio è enorme, dilatato, la nave diventa il centro dello stupore di Kirk attraverso l'eco del passato glorioso e del corno, e questo tema che inizia a rallentare e quindi paradossalmente ad acquisire forza e stupore. Ascolta qua, Fabrizio, senti sotto i flauti e il triangolo, certo, che danno questa bellissima senso di leggerezza. Dove? Sull'astronauta, certo, che sta fluttuando nello spazio. Sì, leggerezza, loro stanno. Anche perché in tutte le colonne sonore bisogna sempre tenere molto presenti gli equilibri. Siccome noi tra un po', non per far spoiler, ma vedremo l'Enterprise e lì il tema esploderà con tutti, qui dobbiamo essere leggeri, perché se noi appesantissimo qua, innanzitutto non ci sarebbe il senso della leggerezza, il fluttuare nello spazio, ma poi quando vedremo l'Enterprise tra poco, il tema sarà più debole se non lo prepariamo con poca roba prima. La declinazione psicologica dello stupore che noi vediamo associato all'espressione meravigliosa di Kirk non può che essere affidata a un sistema sonoro leggero. La meraviglia negli occhi di Kirk ci impone un sollevamento verso l'alto. Il sollevamento verso l'alto non può essere affidato al basso tuba. Al basso tuba, ovviamente, no? È un movimento leggero per forza di cose, perché noi flauti, triangolo e violini, ovviamente nella parte acuto. Io lo so che a questo punto a te piace tanto. A questo punto a te piace tanto perché fa un uso anche molto veloce di certi cromatismi per andare su di lui. Esatto. Per andare su e questo pezzo è veramente strepitoso. Sì, perché la leggerezza anche nel cervello di Kirk si estrinseca attraverso il cromatismo per andare ad approdare
a un punto in cui c'è sì la leggerezza, però espressa in maniera diversa, e lo scopriamo dal fatto che i violini non fanno più i tremoli di prima, ma anzi suonano all'unisono, quest'ottava più l'ottava superiore. Invece le viole cosa fanno sotto? A me questa cosa delle viole ha colpito molto. Se vogliamo lo troviamo anche in Harry Potter, no? Certo. Troviamo tutte le volate dei violini, degli archi nella parte alta, perché di fatto è il simbolo del volo. La volata di viole rende immediatamente la sensazione di leggerezza, ma di movimento sottostante al tema. Quindi abbiamo adesso il doppio livello che abbiamo anche voluto esprimere visivamente. Sotto vediamo le viole e sopra lo sviluppo del tema. Quello che vediamo è lo sguardo dell'amante che guarda la sua amata, cioè. Esattamente. Il volo delle viole non è solo il volo dell'Enterprise, il volo loro che visitano per una volta l'Enterprise, è anch'esso l'eco dei viaggi passati. Certo, la memoria, certamente. E qui non abbiamo il corno, come dicevi prima, abbiamo i violini, perché il suono d'amore, in questo caso del violino, è il più indicato a raccontare il vissuto di Kirk sulla sua nave legato al tema glorioso. Certo. Allora, qui c'è una cosa particolare. Questo utilizzo che viene fatto del clarinetto piccolo, che già di per sé è uno strumento acuto, in più in questo registro molto acuto, e che troviamo una cosa che mi ha ricordato vagamente alcune cose di Jaws, lo squalo, dove anche Williams in certi punti anche di avventura inserisce delle cose, non ti voglio dire grottesche, però questo clarinetto Allora, sai il nostro psicologo cosa qua dice dietro cosa dice? Dice che questo è simbolo di operosità. Noi stiamo vedendo il cantiere al lavoro. Non solo, ma quello che abbiamo sentito prima, quelle volate, se ci abbiamo fatto caso, ritorniamoci un attimo indietro, sono poste in sync con il disvelamento di macchina, proprio di ripresa, di un elemento della nave. Eccoci qua. Vediamo la navicella che si muove, percepiamo che cosa? Percepiamo che la nave è in cantiere. E questo è il punto, cioè ci hanno detto che era in cantiere, ok, l'abbiamo vista, l'informazione ci è stata data, però la parte dominante è stata la musica, e la musica ci ha fatto uscire, se vogliamo, istintivamente dal cantiere, no? Ci ha raccontato l'amore di Kirk per i viaggi passati, la volata delle viole, il tema esposto dai violini. Però ragazzi, la nave la stanno facendo, la stanno costruendo. Ecco che quel geniaccio, maledetto geniaccio di Cosmic, ci ricorda l'operosità del cantiere con questi ribattuti, e questo è un simbolo del martello, è l'operosità, certo, no? È l'operosità, è il lavoro del cantiere. Infatti vediamo molti elementi, no, del cantiere, percepiamo proprio la costruzione. Quindi abbiamo avuto il primo disvelamento dell'Enterprise. Goldsmith ci ha infilato in testa subito tutto il vissuto di Kirk, l'incontro con la sua amata, la gloria, la dilatazione, la sacralizzazione del tema, il passato che sta tornando con tutta la sua forza. Beh, adesso è il momento della consapevolezza. E ci avviciniamo alla consapevolezza in quale maniera? Sempre attraverso l'uso sapiente dell'orchestrazione e ovviamente dei temi. Guardiamo come ci avviciniamo. Non l'abbiamo ancora vista bene l'Enterprise, abbiamo visto degli scorci. È come una bella donna che si sta svelando. Abbiamo visto una caviglia, abbiamo visto il collo, ma non l'abbiamo vista bene. Vediamola questa bella donna. Guarda gli occhi di Kirk. Adesso è consapevole. Eccola qua. Il tema in tutta la sua gloria. E gli ottoni entrano a dare il massimo grado di forza, di potenza. Sì, anche perché vedi, mentre l'abbiamo sentito anche prima nell'ultima inquadratura, il corno ha sia la valenza eroica ma anche la valenza, il ricordo, la rimembranza, e ecco, la tromba invece generalmente viene utilizzata soprattutto in questo genere di musica proprio nella parte più gloriosa, più esplosiva, insomma, ecco.
Ecco, vedi qui come stiamo arrivando alla fine della scena. Abbiamo il tema che più assertivo di così non si può. E guarda come si muove il basso. È una cosa, infatti, il basso si muove in maniera molto particolare, perché fa questa sorta di moto perpetuo, dove vedi che il disegno dei sedicesimi è sempre più spostato, e io ci vedo, poi assolutamente. Magari io Goldsmith, so già cosa stai per dire. Un motore che sta per partire, magari fino all'esplosione. Perché qui sotto il tema è ancora, se vogliamo, lento. Ci ricordiamo la velocità della sigla? Ok, lì l'Enterprise è in viaggio sparata, cioè la velocità del tema è anche simbolo della velocità del vissuto dell'Enterprise. Qui l'Enterprise è ferma, quindi noi siamo ancora nell'ambito delle potenzialità, del ricordo. Cosa fa l'Enterprise? Adesso non sta facendo niente. Nulla. Ha fatto però l'Enterprise e potrà fare. E che cosa ci dà allora il movimento, visto che il tema è lento? Quel movimento che è dettato dall'ansia di fare, dall'ansia di partire, è proprio il basso. Kirk ha l'ansia di partire, l'Enterprise ha l'ansia di mettere in mostra le proprie potenzialità, il basso, figurato in questa maniera meravigliosa perché mai uguale, questa tensione come se fosse un cavo d'ormeggio, un pedale di tonica, più del pedale di tonica non possiamo. Guarda questa parte pam 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 come arriva con la velocità corretta rispetto all'avvicinamento. Sì, la velocità che si accorda con la velocità del carrello in è qualcosa di fenomenale. Ecco, lui sa. Adesso ha già negli occhi quello che sarà. Vedi, qui c'è nel basso la stessa riferimento di prima. Che meraviglia, ragazzi. Questo è un manuale di come scrivere una colonna sonora. Sì, è un manuale di scrittura, di avventura, di fantascienza. Tutto ciò che, se vogliamo, si potrebbe chiedere a una composizione che porta a prefigurare nell'ascoltatore qualcosa che va al di là delle potenzialità delle immagini, no? Se vogliamo, la forza di questo film è veicolata non solo dalle pionieristiche immagini, no, di fantascienza, ma anche di un tema che va a incidere così tanto nell'immaginario, legandosi poi a un grande attore come Kirk, che è la sua grande espressività, che diventa un moltiplicatore di tutte le sensazioni che attraverso la musica stiamo vivendo. Ecco, parlando di espressività, siamo quasi in chiusura, ti chiudo con una cosa su Spock. Sì. Allora, Leonard Nimoy, che era l'attore che faceva Spock, che insomma, che magari lui era un attore strepitoso, però diciamo che la parte non richiedeva grandi qualità espressive, no? Aveva una faccia, ecco. E nonostante questo, però, lì cosa succede? Che emergono delle caratteristiche umane, no? A cui lui a volte cede, per cui a volte le critica. Per cui ecco. sì, facciamo tutti quelli immobili, però ogni tanto Ma la cosa bella è che lui, Leonard Nimoy, scrisse un libro proprio dopo aver fatto parecchi anni di Star Trek, che si chiamava Io non sono Spock, perché, come dire, insomma, sono un attore, faccio altre cose, sono bravo, non voglio essere incasellato esclusivamente con Spock. No, c'è altro. E una quindicina di anni dopo scrisse un altro libro che si chiamava Io sono Spock. E con questa direi che a posto, finalmente uno Spock realizzato, consapevole come Kirk delle proprie potenzialità. Bene, per oggi ci fermiamo qui, ma restate sintonizzati perché la prossima volta andremo ancora un pochettino più nello specifico a guardare che cosa in particolare. Hai parlato di Spock, chissà come Goldsmith descrive con una scelta sonora un po' particolare
Spock, e con altre scelte sonore che vanno ad attingere dal bacino dei suoni sintetizzati, dei suoni sintetici. Quindi la prossima volta parleremo dei synth di Star Trek. Non mancate.